Le foglie sono oro! In questo video vedremo perché le foglie sono così importanti, quanto ci possono essere utili e tanti modi per utilizzarle. Le foglie vengono considerate un rifiuto e questo è assurdo perché in realtà sono un ottimo affare per noi. Con le foglie possiamo svolgere tante attività nell'orto di protezione della nostra terra e soprattutto le foglie danno un ottimo humus, quindi possiamo anche risparmiare non dovendo andare a comprare i sacchi di fertilizzanti. Le foglie hanno molto volume. Quindi il secchio sembra già pieno, in realtà basta schiacciare e ci si accorge che qua dentro di foglie ce ne possono andare molte di più. Un bel contenitore in genere semplifica il lavoro. Il pensare che per qualcuno le foglie sono un problema, c'è chi toglie gli alberi pur di non vedere le foglie che cadono, che sporcano, dicono che sporcano. Guardate che colore, queste sono ancora più belle, anche per le foglie vale la biodiversità, più tipi ne abbiamo, più nutriamo meglio il nostro orto. Per adesso mi fermo, ma le foglie non sono mai troppe. Questo è un bel mucchio di foglie, anche se si è già parecchio compattato. Queste non le ho raccolte a mano, ma me le hanno scaricate direttamente nell'orto. Quindi se individuate gli spazzatori in giro potete approfittarne. Le foglie, se vengono accumulate così, iniziano subito un'attività di fermentazione. Quindi ci sono dei batteri termofili che si attivano. Infatti se io filo la mano sotto sento che c'è del calore, perché si sono attivati i batteri che le stanno decomponendo. Queste sono già foglie in via di decomposizione. Se questo cumulo lo lascio qua mi ritroverò un cumulo di compost. Un utilizzo fantastico delle foglie è quello della pacciamatura. Con le foglie posso pacciamare benissimo e in questo caso, siccome vado a pacciamare dei finocchi, ne metto tanto, così ho anche un'azione di rincalzare l'ortaggio. Non lo devo fare con la terra, lo faccio con le foglie. Proteggerò le piante in questo caso dal freddo durante l'inverno e nel frattempo le foglie decomponendosi arricchiranno la terra, quindi avrò anche una terra più ricca per la prossima stagione di semini. Noi la pacciamatura l'abbiamo imparata dal bosco, no? Osservando il bosco si vede come lo strato di foglie che ogni anno si deposita a terra viene trasformato in un fantastico humus. Quindi la pacciamatura di foglie è quella proprio più simile al bosco, quella che ci può dare veramente un terriccio fantastico. La pacciamatura di foglie sta benissimo anche sotto agli alberi, li protegge, li nutre e poi limita anche la crescita delle erbe spontanee, quindi è perfetta. Se le foglie sono asciutte, se la pioggia non è in arrivo e c'è il rischio di vento, potete bagnare voi direttamente le foglie per evitare che volino via. Le foglie sono ottime nel compost, servono a compensare la materia verde con appunto il loro contributo di materia secca. Qui ho già un bel compost attivato dove vedete le foglie hanno un ruolo importantissimo. Qui l'umido l'avevo già messo, adesso si sta tutto decomponendo, qui verrà veramente roba fantastica. Le foglie che hanno già iniziato la decomposizione sono dei veri e propri starter per il compost, quindi servono anche a farlo attivare meglio. Questo è il compost finito, guardate che bello! Con questo si possono fare un sacco di cose, si possono fertilizzare gli ortaggi direttamente nell'orto, si possono preparare i semenzai, si possono dare dei nutrienti in più ai vasi quando facciamo le coltivazioni sul balcone. Anche questo erano foglie, tutto si trasforma in natura. Se non avete una compostiera dove mettere le foglie, se non avete un orto dove stendere la pacciamatura, potete trasformarle in compost anche in un comodo sacco, quindi lo potete fare diciamo quasi anche in casa, non dico dentro casa, ma insomma
si può fare. Allora, come si fa? Le foglie iniziano la loro decomposizione anche dentro un sacco del genere. Il problema è che senza ossigeno si formerebbero dei marciumi. E allora cosa fate? Li mettete nel sacco e poi bucate tutto il sacco bene bene. Mi raccomando, bucate bene perché deve entrare ossigeno da tutti i lati, non si devono creare ristagni d'acqua e marciumi. Questo sacco ve lo tenete da conto magari anche un paio d'anni e quando lo riaprite trovate terriccio. I tempi non sono precisi, controllate a che punto è il vostro compost. Vi può sembrare tanto aspettare un anno o addirittura 2 anni, ma se lo fate tutti gli anni avrete sempre il vostro sacco di compost nuovo da aprire. Insomma, è un investimento che rende bene. Avete preso delle foglie gratuitamente, vi è servito un sacchetto, va bene, nient'altro. Vi ritroverete del terriccio pronto senza andarlo a rubare nel bosco, che non si fa. La facciamatura, oltre che nell'aiuola, sta bene anche nei vialetti, soprattutto se non li avete inerbiti e quindi si potrebbe creare del fango. Fate una bella facciamatura anche sui vialetti, sarà più comodo transitarci quando piove e anche lì si creerà dell'humus che comunque aiuterà la ricchezza del vostro orto. Sotto la mia siepe si sta creando una bellissima lettiera, quindi ci sono le foglie di più stagioni che piano piano stanno creando il loro strato e quindi avrò dell'humus. In posti come questi io posso andare a prelevare alcune foglie già parzialmente decomposte ed utilizzarle per moltiplicare i microrganismi che vivono sulle foglie. Un moltiplicatore di microrganismi è una ricetta in pratica con la quale riusciamo a creare un composto solido ricchissimo appunto di microrganismi che poi possiamo aggiungere per esempio alle nostre foglie che mettiamo sull'orto per accelerare il loro processo di decomposizione. Un moltiplicatore di microrganismi ha appunto le foglie come elemento che ospita i microrganismi, dopo mettiamo della crusca, dello zucchero, dell'acqua, amalgamiamo bene, lo abbiamo raccontato tutto il procedimento nel nostro corso suolo e quindi dopo aver aspettato un po' di tempo ci ritroveremo questa materia solida ricchissima di microrganismi che potremo aggiungere proprio direttamente all'orto mischiandola magari con la pacciamatura. In questo modo accelereremo i processi e arricchiremo il suolo di quei microrganismi di cui ha tanto bisogno. Ecco un bel carico di foglie, questo mi serve per creare un punto di accumulo di umidità. Ho creato questa piccola barriera con dei tronchi e adesso andrò a mettere tanta materia organica, molte sono foglie e qui verrà trattenuta acqua e si creerà uno strato di humus. Avete visto quante funzioni hanno le foglie? Adesso vi succederà come succede a me, quando vedete le foglie ingiallirsi e cadere a terra vi verrà una frenesia di andarle a prendere perché sono un vero tesoro. Le foglie che cadono sull'orto le lascio là dove cadono, non vado a spostarle, sarebbe una fatica inutile, sono utili ovunque. Quelle che vado a prelevare sono foglie che per qualcuno sarebbero un problema, quindi le vado a prendere laddove diventerebbero un rifiuto e per me invece sono un grande valore. Le foglie con le loro colorazioni d'autunno sono anche bellissime, guardate quelle del sorbo, sono veramente stupende, quindi ne possiamo utilizzare qualcuna anche per delle decorazioni. Anche l'albero di Natale ci si può fare con le foglie rosse dell'autunno, io ne ho fatti di bellissimi. Queste sono bellissime, me le tengo da parte, le faccio essiccare e a Natale le utilizzo per decorare l'albero di Natale. Sono veramente un tesoro che la natura ci regala ogni autunno, abbiamo questo regalo meraviglioso che scende dagli alberi. Se volete iscrivetevi al canale, è importante perché tutti i temi che oggi abbiamo affrontato parlando di foglie li trovate approfonditi negli altri video del Bosco di Ogygia. Grazie, lasciate anche un like e tutti i commenti che volete, ci vediamo presto, ciao!